Ciao amici, benvenuti nel canale. Prima di iniziare la recensione di questo iBox Elite della OneCast Stereo, volevo rassicurare un attimino le aziende che mi hanno inviato dei prodotti da recensire, e cioè 3 dashcam e un modulo OBD2. Oh la Madonna! Una GKUD 1000 dashcam, una PSFong i7 Pro con il famoso radar integrato questa volta e una Cievie D100, quindi 3 dashcam e un OBD2 un po' particolare. Perché particolare? Perché questo modulo OBD2 si può utilizzare a vita senza necessariamente accendere un abbonamento. Allora, vediamo un attimino le caratteristiche più salienti di questo adattatore USB wireless. Come dice la parola, ragazzi, adattatore USB wireless sono adattatori e per funzionare correttamente il vostro autoradio o infotainment. Perché coglioni? Per funzionare correttamente il vostro autoradio o infotainment che sia deve già supportare una connessione cablata a questi sistemi operativi, perché altrimenti non verrà riconosciuto e quindi butterete dei soldi inutilmente. Torniamo a noi. Allora, questo adattatore monta un processore Qualcomm 2290, un quad core da 64 bit con 2 GB di RAM e 12 GB di storage di memoria interna che possiamo sfruttare, tra virgolette, per archiviare dei file audio, file video, anche se lo sconsiglio perché già sono lentini questi moduli con sistemi operativi. Se andiamo a appesantire il tutto, quindi ci ritroviamo veramente In che senso? Però possiamo sfruttare lo slot presente nel modulo per inserire una micro SD fino a 128 GB, dove lì possiamo caricare file audio e video da andare a riprodurre direttamente nell'autoradio della nostra vettura. Questo adattatore è idoneo per Android Auto ed Apple CarPlay, quindi per entrambi i sistemi operativi, ed ha anche il Mirror Link. Altra novità è che ha un Play Store, diciamo, aperto tra virgolette, perché non è aperto a tutte le applicazioni. Andiamo bene! Come al solito, nella descrizione del video vi lascio tutti i link per andarvi a vedere le caratteristiche complete e per chi vorrà acquistarlo. Parliamo del modello DP03. Eccoci qua! Allora, vediamo brevemente il contenuto di questo modulo. iBox Elite. Nella parte posteriore vengono riportate le caratteristiche del modulo stesso, CPU, memoria ed altro. Un libretto di uso e manutenzione in inglese. Vuol dire a cosa serve questa leva? Serve per tirar fuori il modulo perché non viene via, è incastrato talmente bene. Plastica, molto leggero. Nella parte posteriore abbiamo una presa d'aria, USB di tipo C. Nella parte sottostante, come vi dicevo, abbiamo uno slot per la micro SD fino a 128 GB. Troviamo questi due adattatori, USB di tipo C e doppia USB di tipo C. Io mi fermerei qua e andrei a testare il modulo sul mio stratosferico autoradio pagato 30 euro su AliExpress. Andiamo! In questo caso andremo ad utilizzare l'adattatore USB di tipo C da collegare al modulo, USB di tipo A normale da collegare all'autoradio, e andiamo a inserire anche la micro SD con dei file al suo interno, audio e video. Eccola qua, inserita. Poi colleghiamo il modulo e vedete qui ci sono i due LED verde e rosso, quindi ci indicano quando il modulo viene collegato all'autoradio. Verde lampeggiante si sta collegando, infatti vedete che si sta collegando. Viene la scritta Smart iBox
non è un fulmine, ragazzi, come gli altri, non vi credete che sia diciamo paragonabile a un car tablet, però ecco qui il sistema operativo ha caricato il tutto e questa è la schermata principale. Abbiamo il file manager, telefono Bluetooth, musica video, YouTube, e da qui ci andiamo a collegare ad Android Auto ed Apple CarPlay. La prima cosa che facciamo è andare a sincronizzare i due dispositivi tramite Bluetooth. Accoppia nuovo dispositivo, Smart iBox. Clicchiamo, spuntiamo anche la voce consenti l'accesso ai contatti e rubrica del telefono, in modo che va a scaricare in automatico la rubrica, e facciamo accoppia attivo. Quindi abbiamo associato i due dispositivi e vedete che c'è l'icona blu del Bluetooth, quindi siamo sincronizzati. Adesso per entrare in Android Auto basta cliccare su questa icona, però vi voglio far vedere un attimino le caratteristiche senza entrare in Android Auto o Apple CarPlay. Queste sono le applicazioni disponibili. Ovviamente dobbiamo essere collegati al Wi-Fi, quindi dobbiamo dare la connessione tramite l'hotspot del telefono per far funzionare le applicazioni come YouTube e il resto, perché altrimenti non funzionano. Quindi apriamo l'hotspot del telefono e attiviamolo. Una volta fatto ciò andiamo nelle impostazioni, andiamo a selezionare la lingua. È già selezionata italiano. Ragazzi, per fare impostare la lingua bisogna tenere premuto e trascinarla per primo. Io già l'ho fatto, lingua in italiano, vedete, e vado a impostare la lingua in italiano. Quindi andiamo su impostazioni e andiamo a cercare il Wi-Fi. Eccolo qui, non connesso. Andiamo a cercare le reti, eccola qui, Franci, connessione connessa al mio telefonino. Ora possiamo utilizzare tutte le applicazioni presenti e installate nel modulo, quindi come YouTube, il contenuto di queste cuffiette. All'interno, ripeto, troviamo una serie di gommini che ci consentono di utilizzare queste cuffiette su ogni tipo di padiglione auricolare, quindi basta vedere. YouTube funziona, però come al solito con la maggior parte di questi moduli diciamo che l'audio non è sincronizzato con il video, c'è un po' di ritardo nella voce. Da qui possiamo, vedete, con questo menu rapido tornare alla home, tornare indietro con la freccetta e tornare alla schermata principale. Vi faccio vedere, qui ci sono tutte le applicazioni. Disney Plus che ho installato, quindi funziona. Torniamo indietro. Ok. E ugualmente la musica. Telefono Bluetooth, qui possiamo, vedete io sono collegato al mio Pixel 8 Pro, possiamo andare alla rubrica che ha scaricato già all'interno del modulo, vedere le telefonate che abbiamo effettuato, vedere i dispositivi collegati e da qui ci sono le impostazioni del Bluetooth, nome del dispositivo, Smart iBox, CarPlay Wireless e Android Auto. E da qui possiamo impostare se collegarsi in automatico o in manuale. Qui abbiamo tutte le applicazioni compatibili. Insomma, dai, devo dire che non è neanche tutto questa lentezza, Abbiamo Waze,
Ok, abbiamo Maps, e chiama Lucilla. Quindi? Sì, dico, stavo a provare un attimo. Adesso ci chiamiamo anche al di là del muro? Sì, dico, senti, stavo a provare questo modulo nel garage, non fa la spiritosa, come si sente? Non ti sento molto bene. Non mi senti bene? Mi avvicino di più? Così è meglio, peggio? Tu continua a parlare. Meglio, 1, 2, 3, Continua a prova. parlare. Sto parlando, mi senti? 1, 2, 3, prova, come si sente? Sì, ecco, adesso mi pare un po' meglio. Un po' meglio, vabbè, quindi Adesso un po' meglio. devo stare attaccato, va bene? Ma sì, se no prima non ti sentivo proprio, Ok. A strappo era. A Adesso strappo. va meglio. Va bene. Dai, ci vediamo fra un po'. Ciao. Diciamo che ho provato di meglio, però si sente. Per uscire andiamo su Esci e torniamo alla schermata principale per sfruttare tutte le applicazioni installate nel modulo. Però vedete che quando utilizziamo Android Auto va a scollegare la connessione Wi-Fi, quindi dobbiamo ricollegare il Wi-Fi per sfruttare le applicazioni che necessitano di internet. È normale questa cosa, ragazzi, non è il modulo, è proprio la funzionalità di Android Auto ed Apple CarPlay. Connesso. Eccoci qua. Abbiamo di nuovo il Wi-Fi. Il Wi-Fi. Ma che cazzo dici? Possiamo sfruttare le altre applicazioni come YouTube. Torniamo alla home. Da qui possiamo aumentare il guadagno del microfono, ragazzi, e come avete visto prima si sentiva basso, era a 2, possiamo metterlo al massimo, e da qui c'è la connessione automatica ad Android Auto ed Apple CarPlay. Se spuntiamo questa opzione si collega in automatico quando si connette al Bluetooth, altrimenti rimane tutto così invariato, ci dobbiamo collegare noi ad Android Auto ed Apple CarPlay e sfruttare il modulo come vogliamo. Allora, per quanto riguarda il Mirror Link, lo faccio vedere con Apple perché è più semplice, in quanto con Android dobbiamo scaricare un'applicazione. Basta cliccare su EASY Connessione, EASY Con, vedete si va direttamente a sfruttare il display del nostro iPhone. E da qui, ripeto, possiamo andare a vedere YouTube, però non ho la SIM e quindi non ho internet. Comunque possiamo sfruttare tutte le applicazioni esistenti sul nostro telefonino e riprodurle sullo schermo dell'autoradio. Per fare ciò dobbiamo andare qui, vedete c'è questo menu, e andare a confermare Carbit, che sarebbe il dispositivo. Ok, torniamo alla home. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Riassumiamo un attimo le caratteristiche di questo iBox Elite della OneCar Stereo. Forse il prezzo è un pelino un po' eccessivo, $133, insomma non sono pochi per le caratteristiche che ha questo modulo. Una volta acceso l'autoradio, quindi per far diventare il modulo operativo, secondo me è un po' eccessiva, 45 secondi, insomma non sono pochissimi, però dopo, una volta che si è collegato, funziona tutto perfettamente. Le applicazioni già preinstallate e quelle che possiamo installare tramite il Play Store funzionano come avete visto, l'audio si sente bene, i video non laggano, quelli inseriti nella micro SD del modulo. Diciamo che tutto sommato non è malvagio. La cosa che non mi è piaciuta è per quanto riguarda le telefonate in viva voce, sono un po' basse, anche se abbiamo la possibilità tramite l'applicazione Z-Link di aumentare il guadagno del microfono, e il fatto che anche avendo il Play Store
non siamo liberi di installare le applicazioni a piacimento. Mi spiego. Avrei voluto installare su questo modulo, come sugli altri moduli, un'applicazione di navigazione. Voi direte, e che ce fai? Tanto c'hai Android Auto e Apple CarPlay. Sì, ma dobbiamo entrarci. Se io voglio utilizzare l'interfaccia bella, pulita di questo modulo con le applicazioni, dando una connessione con lo spot del telefonino, quindi utilizzare l'autoradio come una sorta di mini car tablet, non lo posso fare perché non si possono installare le applicazioni di navigazione. E questa cosa mi scoccia. E che cazzo? Chiuso il pippone, se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace come sempre, grazie di cuore, lasciate un commento qua sotto su cosa ne pensate di questi moduli, adattatori USB, wireless, iBox, insomma chiamateli un po' come vi pare, dubbi, perplessità, suggerimenti, consigli utili alla nostra grande community. Noi come di consueto ci vediamo in una delle prossime recensioni. Un bacione da Francesco, ciao belli, statevi bene, alla prossima, ciao.